Il tessuto KD, stoffa per eccellenza dedicata al cucito sartoriale, ti incuriosisce? Hai voglia di imparare a cucire, confezionare, tagliare e scegliere correttamente i cartamodelli per lavorare questo meraviglioso tessuto? Se vuoi scoprire tutti i trucchi per imparare a lavorare correttamente il tessuto KD, sei nel video tutorial giusto! Bentornate cuci amiche e cuci amici della vostra Sara Poiese, specialista ed esperta di cucito. In questo nuovo video vi condurrò assieme a me passo passo alla scoperta del tessuto KD. Ma prima di entrare nel vivo di questo nuovo video vi invito a visitare il mio blog sarapoiese.com ed iscrivervi a tutti i miei canali social Instagram, Facebook, YouTube per restare sempre sintonizzati su tutti i miei scatti di quotidianità creativa e sartoriale. E uno di questi scatti è proprio il programma di oggi. Infatti vedremo assieme in questo video come lavorare il tessuto KD, come andare a scegliere gli strumenti corretti per lavorare il tessuto KD, scopriremo anche che cos'è il tessuto KD e vedremo come si può cucire, nonché i cartamodelli che ho selezionato per voi per andare a lavorare al meglio questo tessuto poliedrico che ci dà davvero tante soddisfazioni, per cui scopriamo assieme come cucire il KD e tutti i miei segreti. Il tessuto KD. Il tessuto KD è una stoffa che si presta particolarmente alle confezioni sartoriali ed è spesso definito un tessuto pettinato, un tessuto double, un tessuto a trama. Infatti nel tessuto KD, ed eccolo qui che lo rimettiamo proprio all'inizio di questa bella slide che mi piaceva tanto, questo tessuto KD si chiama pettinato perché fondamentalmente è un tessuto diverso dalla lana cotta. Avete presente la lana cotta che è un tessuto poroso? Ok, il tessuto KD è un tessuto di alta qualità e con poca peluria. La lana cotta è un tessuto con molta peluria, per fare il contrapposto e capire bene di che tessuto stiamo parlando. Il KD è un tessuto con un peso medio leggero ed è un peso che ci presenta la scelta ideale per abiti classici ben modellati, ma è soprattutto la scelta anche caratterizzata come tessuto dalla sua trama orizzontale in uno dei due versi della stoffa stessa, che rappresenta proprio questa trama a barre nel tessuto. È un tessuto double. Si chiama tessuto double perché è un tessuto che ci permette di lavorarne entrambi i versi. Pensiamo alle giacche degli abiti eleganti da uomo. Alcune giacche di abiti eleganti, come gli smoking, hanno un verso più opaco e un verso più lucido spesso nel collo. Quello è un effetto che si può ottenere con un tessuto KD di pesantezza media dedicato ovviamente alle giacche. Adesso vedremo anche la pesantezza dei tessuti. Per quanto riguarda la trama, è un tessuto ad armatura tesa o a armatura rasa, perché si diversifica dal lino, per esempio, che è un tessuto avendo una trama e un ordito ben visibili, a tal punto che spesso nel lino riusciamo a togliere il filo sia nella trama che nell'ordito per andare, per esempio, a realizzare l'orlo a giorno. Con il KD, avendo un tessuto ad armatura tesa e rasa, non possiamo effettuare questo tipo di lavorazione. Troviamo il KD di seta, il KD di cotone, il KD di poliestere, troviamo anche il KD in lana, è proprio una scelta sartoriale che ha la sua versione più nota recentemente nella confezione degli abiti da sposa. Infatti abbiamo un esempio di come un KD di seta di pesantezza medio-alta sia un tessuto opaco ma brillante. Non sto dicendo lucido, sto dicendo brillante, luminoso, radioso, un tessuto molto sostenuto che non stropiccia particolarmente, quello di seta un po' stropiccia mentre quello di poliestere non stropiccia proprio, è un tessuto particolarmente sostenuto dedicato pertanto a tutte quelle lavorazioni di abiti molto sagomati, che segnano molto la silhouette, soprattutto il KD pesante, perché ci permette proprio di realizzare
abiti aderenti, sagomati, sinuosi, femminili, ma poi vedremo che anche nel cadì più leggero possiamo comunque lavorare abiti più morbidi e più fluenti, ma la bellezza del cadì è proprio quella di poterci concedere abiti dedicati alla confezione appunto elegante, sartoriale, di alta moda, dedicati però a tutte le ore del giorno, perché comunque è vero che è dedicato ad outfit eleganti, ma è anche dedicato ad outfit semplicemente chic. Per cui il cadì in poliestere può essere una scelta più economica rispetto al cadì di seta per andare a lavorare un cartamodello, che poi andremo a vedere nel corso di questo video, dedito magari alla realizzazione di camicette, oppure dedito alla realizzazione di abiti o dedito alla realizzazione di pantaloni o, perché no, di giacche e capospalla. Il cadì è un tessuto che non consiglio a te che sei alle prime armi per il cucito. Il cadì è un tessuto che consiglio a te che stai già cucendo da un pochino di tempo e hai voglia di scegliere un abito e una confezione sartoriale elegante. Ma come fare se tu che mi stai seguendo sei alle prime armi per il cucito? Continua a vedere questo video tutorial perché ti svelerò i miei trucchi personali per semplificare la lavorazione di questo tessuto decisamente haute couture. Il cadì infatti è per definizione un tessuto elegante, raffinato. Vediamo adesso alcune tipologie di tessuti cadì che ho selezionato per voi, divisi per pesantezze. Partiamo infatti dal tessuto cadì misto seta. Il tessuto cadì misto seta è l'ideale per andare a confezionare camicette, progetti leggeri, perché essendo misto seta è particolarmente luminoso, ha questa trama tipica anche del manoseta, tipico proprio perché non è soltanto brillante, non è soltanto a trama rasata, ma anche proprio questi microfilamenti dati dal filo di seta. È un tessuto particolarmente fluente, particolarmente morbido, che può essere ideale, per esempio questo tessuto cadì misto seta, per realizzare una perfetta camicina nera, effetto la stessa camicina che sto indossando io adesso, nera total black senza collo, estremamente lineare, indossata con un jeans per essere sportiva o indossata con un pantalone in cadì per pantaloni nero per un effetto decisamente più elegante. Questo tessuto cadì misto seta, molto leggero come grammi al metro quadro, è perfetto per andare a realizzare camicette. Vediamo invece un tessuto intermedio, il tessuto cadì luxe elasticizzato. Disponibile sempre in tanti colori e mi piace particolarmente tutta questa gamma cromatica dai colori caldi a quelli più freddi, e avete visto tanti miei video sul mio canale e anche sul mio blog dove ho utilizzato il tessuto cadì, e adesso andremo a vederne alcuni, ed è un tessuto che è morbido, è un attimino più corposo, lo vedete anche da questa piega che sta più in forma, si presta pertanto ad abiti più che a camicine perché è un po' più corposo, e infatti ha sempre questa mano più opaca da un lato e lucida dall'altro, più che lucida, brillante, che ci permette proprio di andare a realizzare degli abiti. Infatti i suoi grammi al metro quadro sono circa 260-280. Nel gergo tecnico la stoffa si pesa a grammi al metro quadro, questo tessuto, scusate, al metro lineare, per cui questo tessuto pesa 260-280 grammi ogni metro lineare. Acquisto un metro di tessuto peserà circa 260-280 grammi. Un'altra variante di tessuto cadì, questa volta dedicata ai capo e spalla, è il tessuto raso cadì lavato morbido. La bellezza di questo tessuto è che ha una mano più matte, una mano un attimo più opaca, e al tempo stesso è un tessuto avente una maggior pesantezza. Infatti i grammi al metro quadro qui sono ben 360. È pertanto perfetto per giacche, è perfetto per abiti strutturati come l'abito da sposa che abbiamo visto prima. È un tessuto lucente, brillante, è un tessuto misto poliestere a elastan a viscosa, che permette a questo tessuto di non stropicciare. Alcuni esempi di progetti che io ho realizzato con questo tessuto li possiamo andare anche a sbirciare direttamente nel blog, se andiamo magari a guardare quelle che sono le lavorazioni, andando semplicemente a cercare sul mio blog la parolina chiave cadì
e vi compariranno appunto tutti i video tutorial nei quali io ho trattato il tessuto KD. È proprio importante scegliere quale tessuto e quale grammatura andare ad individuare per ogni carta modello che scegliamo di confezionare per avere il giusto effetto finale. Vediamo un attimino gli strumenti per lavorare il KD. Tra gli strumenti per lavorare il KD suggerisco sicuramente, categoricamente, l'utilizzo di spilli che possano essere non spuntati. Che cosa intendo? Intendo dire che se lavoriamo degli spilli che sono in ottimo stato non avremo problema alcuno. Se sentiamo, toccando con lo spillo, che gratta la parte superiore, allora è giunto il momento di buttare via quello spillo. Se dobbiamo lavorare il KD abbiamo altresì bisogno di utilizzare del filato di poliestere nelle cuciture interne, quindi quando cuciamo dritto contro dritto, perché il poliestere è un filato resistente, ma abbiamo bisogno di utilizzare il filato da ricamo, per cui il rayon, se vogliamo effettuare delle impunture a vista oppure delle asole, degli occhiali, delle lavorazioni a vista sul nostro progetto. Perché? Perché essendo un tessuto comunque luminoso si presta particolarmente alla lavorazione ovviamente brillante data proprio dal filato. E come vi raccontavo prima, se andiamo sul blog e scriviamo qui a lato KD e clicchiamo invio, ci compaiono tutta una serie di video nei quali vedete anche quali progetti ho realizzato con il tessuto KD, una bella gonna senza cinturino, ho realizzato anche un wrap dress in pizzo e KD, ho realizzato il mio famoso mini dress in pizzo applicando lo sbieco invisibile e ho realizzato anche un bel wrap dress, il Batterick B6054 con questa bella manica cadente. Ma posso utilizzare il KD anche da cerimonia per realizzare un mini dress doppiando il tessuto di pizzo sopra con il KD sotto, soluzione veramente ideale per andare magari a giocare sulle trasparenze. Per lavorare il pizzo, per lavorare il KD ho poi bisogno di utilizzare degli aghi Microtex. L'ago Microtex è un ago che si presta particolarmente alla lavorazione di questo materiale. Come cucire il KD? Abbiamo assolutamente bisogno di utilizzare non tanto una placca ago punto zigzag, cosa che possiamo scegliere quando comunque vogliamo effettuare delle cuciture spostate, magari spostate di pochissimo, come questa che è spostata di 0,5 da un lato, che è il bello della macchina da cucire elettronica, che ci permette proprio di spostare l'ago, vedete anche illuminato dal display, di quel poco che serve a me. E mi permette ovviamente di tagliare il filo, di tenere sempre l'ago basso, di magari aggiungermi dei punti preferiti che sono il punto spostato a 2,8 che io amo fare più di frequente, per cui anzitutto l'utilizzo di una macchina elettronica ci aiuta, la placca ago ci aiuta solo ed esclusivamente nel momento in cui dobbiamo effettuare delle cuciture spostate, perché altrimenti il mio consiglio personale è quello di utilizzare la placca ago punto dritto. La placca ago punto dritto infatti mi permette di andare a lavorare decisamente al meglio questo tessuto perché il punto dritto si infossa solo ed esclusivamente nel punto dritto della mia cucitura, impedendo dunque al tessuto KD di infossarsi in spazio che non c'è, cosa che invece purtroppo esiste qui, perché qui con la placca ago zigzag la stoffa si infossa tanto a sinistra e a destra. Se siamo alle prime armi però con il cucito sartoriale, oltre ad utilizzare la placca ago punto zigzag, che è una scelta sicuramente essenziale da effettuarsi se vogliamo lavorare il tessuto KD, un'altra soluzione può essere quella di andare ad utilizzare la guida magnetica per bordi. È una guida magnetica che mi permette di appoggiare la guida direttamente sulla macchina per cucire e averla perfettamente posizionata proprio per andare a lavorare al meglio le stoffe, perché il tessuto viene cucito rispettando il margine di cucitura. E non da ultimo ricordiamoci che se ce lo abbiamo a disposizione lasciamo sempre innestato il doppio trasporto integrato, perché è sicuramente la scelta migliore per andare a lavorare il tessuto KD, perché senza il doppio trasporto integrato la stoffa non scorrerebbe altrettanto bene.
Dobbiamo poi ricordarci che tra le opzioni utili per cucire correttamente il tessuto KD c'è la scelta del piedino giusto. In questo caso una scelta che prediligo è quella del piedino patchwork 6 mm a punto dritto quando stiamo usando la placca ago punto dritto ed utilizzare dunque il piedino patchwork classico, il piedino patchwork con guida centrale oppure se abbiamo bisogno di vedere bene la stoffa il piedino patchwork trasparente, sempre con guida centrale perché ci aiuta ad andare diritte nelle nostre cuciture. Se dovessi effettuare una cucitura a zig-zag, piedino a bordo stretto a lamella centrale è la scelta migliore perché è un piedino aperto, è un piedino che ci permette di lavorare lo zig-zag, è un piedino solido ed è un piedino avente questa guida che ci aiuta in ogni tipologia di confezione. Vediamo i cartamodelli da cucire in tessuto KD. Una prima scelta mi fa tornare su sewdirect.com, questa volta però nella sezione solo dedicata agli stampi Vogue. Vogue Patterns infatti ha una linea molto più classica, molto più sartoriale, ha una linea decisamente evergreen, magari non eccessivamente modaiola, ma che ci dà un sicuro successo. Andiamo a vedere due stampi di abiti, poi vedremo due pantaloni e poi vedremo due capispalla. Il Vogue 9292 lo apprezzo particolarmente perché è un abito strutturato, la sua sagomatura del corpino mi piace davvero tanto, ma è un abito che è anche reso strutturato e geometrico da questa gonna. Il KD ideale per questo progetto è un KD di media alta pesantezza, come il KD per esempio da giacche che vi ho fatto vedere prima, se vogliamo dare alla gonna proprio un effetto geometrico. Possiamo invece scegliere il KD elasticizzato se vogliamo un effetto molto più fluido nell'ampiezza della gonna stessa. È una bella soluzione da farsi in variante sia corta che lunga ed è perfetta per una confezione da cerimonia. Il Vogue V9161 e trovate qui la size chart dove vi mostra quelle che sono le taglie tra cui scegliere e trovate anche un mio video tutorial pubblicato sul canale YouTube e anche sul blog, basta solo scrivere carta modelli americani Sara Pogliese e vi compariranno tutti i video nei quali io tratto i cartamodelli americani, scoprirete dunque anche quali sono le differenze tra le taglie italiane e le taglie americane. Non lo approfondisco qui perché c'è già un video dedicato, andatevelo a vedere, cercate cartamodelli americani Sara Pogliese. Questo Vogue V9167 è ideale per l'estate in un KD misto seta. È invece perfetto per le 4 stagioni in un KD poliestere, è ideale in KD stampato, ma è spettacolare anche nella sua variante lunga, per cui in un KD magari di lana, se volessi andare a realizzarlo non solo smanicato, ma anche nelle varianti a manica lunga. È molto bella la gonna asciutta in questo caso, è bellissima questa variante con la manica a 3/4 e il KD è perfetto per avere un abito da cerimonia ma anche un abito da ufficio nella scelta di un KD magari nel verso del tessuto opaco oppure se vogliamo una scelta da giocare sulla bicromia del KD possiamo optare per la parte centrale di questo corpino in KD lucido e la parte esterna, per cui i fianchetti nel KD opaco, per cui nel KD rovescio si presta particolarmente a queste lavorazioni. Vediamo invece due pantaloni. Il Vogue V9302 è un cartamodello che avete già visto in azione nel mio blog sarapogliese.com. Andiamo a cercare direttamente Vogue V9302. Clicchiamo invio nella tab di ricerca e vedete che c'è proprio come cucire il pantalone elegante V9302. Per cui avete tutti gli strumenti per andare ad approfondire anche questo stampo. Il Vogue 9302 è adatto in un KD media pesantezza, meglio se elasticizzato perché posso lavorare il fianco e la vita più aderenti, perché poi il resto del pantalone veste decisamente morbido. Per chi non amasse il pantalone così morbido e volesse qualcosa di più asciutto, ho scelto per voi il Vogue 9181.
Dalla linea decisamente asciutta, ideale da realizzarsi nel KD Luxe elasticizzato, questo pantalone può anche essere stretto dal ginocchio alla caviglia, asciugandone pertanto questa vestibilità di pantalone un attimo a zampa. Consiglio un KD magari da pantalone abbinato ad un KD leggero misto seta per creare il perfetto abbinamento pantalone in KD elasticizzato e camicia in KD misto seta. Questo pantalone è tra i miei preferiti. Vi ho presentato anche due giacche, una linea più chiusa, più austera, caratterizzata anche dai tagli verticali di questo Vogue V1467, impreziosito da tutti questi bottoni decorativi e da una tasca con pattina. Questa giacca si presta particolarmente in KD pesante come il KD lavato che abbiamo visto prima, va rigorosamente fliselinata, ma è una scelta di successo grazie anche ai suoi tagli verticali per tutte coloro che desiderano una vestibilità di giacca chiusa. Per chi invece desiderasse una giacca evergreen, classica, da indossare senza collo, chiamata anche blazer, e pertanto poterla indossare in un cadì leggero e impreziosirla magari con questa tasca a filetto e queste cuciture ben sagomate sulla lista del collo di questa giacca impreziosita magari da una spallina, scegliere il KD di media alta pesantezza è la scelta giusta perché ottenete una giacca strutturata ma estremamente femminile. Molto bello questo taglio nel punto vita che rende la giacca più corta dietro e la rende più lunga davanti. Per un blazer di sicuro successo, in questo caso coordinato, e questo è un cartamodello dalla realizzazione abbastanza facile perché è coordinato con un pantalone molto asciutto. Infatti questa giacca è splendida a dir poco e si presta particolarmente a questo genere di tessuto. Bene, abbiamo visto tantissime informazioni perché abbiamo scoperto che cos'è il tessuto KD, abbiamo scoperto gli strumenti per lavorare il KD, come cucire il KD con il trucco della placca per punto dritto e dei piedini appositi, abbiamo visto anche i cartamodelli che ho selezionato per voi ideali per lavorare il KD, per cui bene cuci amiche e cuci amici, spero che questo video tutorial vi sia piaciuto. Se è così lasciate un bel pollicione alzato su questo video per supportarlo e mi raccomando iscrivetevi anche al mio canale spuntando la campanellina per restare sempre sintonizzati su tutte le mie pubblicazioni. Un abbraccio sartoriale dalla vostra Sara Poiese.